Ciao, sono Paolo Brunelli, benvenuti nel Laboratorio Sentimentale di Senigallia. Oggi vi presenterò una ricetta molto tradizionale che amo pensare che sia della regione Marche, ma in realtà un po' in tutta Italia viene proposta, che è il ciambellone. Oggi vi presenterò il ciambellone in 3 versioni. Quindi nella versione con il buco in mezzo o il buco con i ciambelloni intorno. Il filone fatto in 2 versioni, molto tradizionale, molto tipica con l'uvetta imbevuta nell'anice all'interno e poi una leggera rivisitazione con una spalmabile di nocciola fatta però da noi in laboratorio. Con lo stesso impasto realizzeremo i nostri 3 ciambelloni. Iniziamo a sgusciare le nostre uova intere, sono 10 uova. Mettiamo lo zucchero sono 420 grammi, andiamo ad amalgamare bene il tutto, inseriamo il latte, procediamo con la parte più importante che è l'inserimento degli aromi naturali. Mi raccomando, un limone ogni chilo, quindi ogni ciambellone all'incirca ha un limone grattugiato. Poi utilizziamo l'olio di riso perché è neutro, è un aroma molto sottile, quindi inseriamo della buccia d'arancia. Una buccia d'arancia per 3 ciambelloni potrebbe essere sufficiente. Se abbiamo del tempo, questo tipo di estrazione degli aromi andrebbe fatta magari il giorno prima, quindi il giorno prima mettiamo il nostro olio, all'interno facciamo come sto facendo io adesso la nostra buccia di arancia, mettiamo la vaniglia come in questo caso e poi lo facciamo riposare. Il tempo è quello che fa poi la differenza. Se non abbiamo tempo possiamo pensare di scaldare leggermente l'olio, fare un'estrazione un po' più forzata, mettere i nostri aromi e poi filtrare il tutto come faremo poi adesso. Ecco, la vaniglia ovviamente va utilizzata in questa maniera, vanno recuperati i semini all'interno della bacca. Vedete che cosa meravigliosa, l'apoteosi dell'aroma. Ne mettiamo un paio di bacche all'interno della nostra aromatizzazione. I semini della seconda bacca li mettiamo direttamente nell'impasto. Infusione di 24 ore dell'olio con gli aromi. Ecco. Questo olio abbastanza insipido, che però è diventato magico. Grazie all'esplosione, mi dispiace che non sentite i profumi, ma un'esplosione incredibile di vaniglia e di agrumi che serviranno poi alla fine come il vero sostegno aromatico del ciambellone. Adesso mettiamo quello che è forse uno degli ingredienti più tipici della marchigianità, che è l'anice o il mistrà, qualcuno ama chiamarlo a seconda della tipologia. Questo è un anice secco, l'anice che potete trovare in qualsiasi supermercato o negozio. Versiamo il lievito istantaneo. Ok. Poi inseriamo la fecola di patate. Ovviamente tutte le polveri vanno setacciate. Facendo una quantità abbastanza considerevole, in questo momento però ho bisogno di un aiuto per inserire la farina. Mi farò aiutare da una persona molto cara, Vittoria, mia figlia. Metti la farina, iniziamo piano piano. All'inizio procediamo ancora amalgamandolo con la frusta, per poi procedere successivamente con una spatola e poi alla fine facciamo l'impasto, lo lavoreremo a mano. La parte liquida sta inglobando ovviamente piano piano la farina. Non so perché, ma sono 40 anni, 45 quasi che faccio questo lavoro e ancora mi emoziono alla manualità del gesto. Intanto piano piano l'impasto diventa sempre più difficoltoso. Come vedete ho abbandonato un attimo la frusta e poi la spatola, è necessario utilizzare la planetaria umana. Andiamo sì di olio di gomito, come si direbbe. E a questo punto aggiungiamo il sale. Passo tutto poi dopo nella piana, in questo caso una piana di marmo, va benissimo la piana di casa, che sia di acciaio o del materiale che avete nella vostra cucina. Ovviamente vedete che è un impasto molto appiccicoso e probabilmente dovremo mettere un po' di farina in più.
la prendiamo, iniziamo, mettiamo anche un po' sotto. Vedete com'è l'impasto? È veramente di una piacevolezza unica, proprio un antistress. I profumi non riesco a farvi sentire, che questi profumi di anice, di agrumi e di vaniglia che vengono su, ma l'impasto è praticamente pronto. Il nostro impasto base lo dividiamo in 3, facciamo a occhio anche adesso, no? Quindi indicativamente su per giù dovrebbe essere 1 chilo per impasto. Finiamo un attimo di impastarlo per renderlo un pelo un po' più elastico e poi andremo alla formatura. Procediamo con il ciambellone con il buco in mezzo. Il ciambellò, come si dice nelle Marche. È importante imburrare ovviamente il nostro stampo. Lo prendiamo, eccolo qua. Non avrà una lievitazione particolarmente spinta, quindi diciamo che si nota il fatto che se metto troppo impasto da una parte e poco dall'altra, avremo poi dopo una sorta di ciambella abbastanza sbilanciata da una parte. Quindi cerchiamo di essere abbastanza coerenti. Ecco, secondo me ci siamo. E adesso procediamo a quello che è la glassatura o la lucidatura della ciambella. Lo faremo con questo tipo di preparazione che è tuorlo d'uovo e del latte. Anche qui potrei darvi una chicca in più, che è quello di aromatizzare per esempio con dell'anice stellato, proprio per rimandare i profumi tipici dell'impasto che stanno all'interno. Facciamo così. Aggiungiamo poi alla fine i zuccherini, prodotto proprio tipico dei forni del nostro ciambellone. Anche qui a sentimento, a seconda di come siamo arrabbiati o no con i nostri commensali. A me piace abbondare. Ok. Ed ecco qui quindi il nostro primo ciambellone, il ciambellone col buco. Procediamo poi al secondo impasto, quindi aggiungiamo l'uvetta. La cosa interessante è che questa uvetta è stata messa in macerazione nell'anice. Lo inseriamo tranquillamente a mano, anche qui senza utilizzare nessun tipo di impastatrice o planetaria. Ecco che stiamo procedendo alla formatura, alla preparazione del filone, un po' come fosse una fila di pane. Li sto spennellando come abbiamo fatto prima nel ciambello con il buco, con la stessa glassa di tuorlo e latte profumato all'anice stellato, e poi mettiamo i famosi zuccherini che sono un po' il marchio di fabbrica in qualche maniera. Estetica del ciambellone, molto, molto contadina anche, no? Come lo siamo noi. Eccoci. Siamo giunti alla terza preparazione, quella più golosa in qualche maniera, o forse sì, o forse no. Quindi nocciole, okay. Le nostre nocciole, e andiamo a cutterizzarlo, quindi a fare il primo movimento di cutter. Vedete che è diventata già una sorta di farina di nocciole. Andiamo. Potremo anche allungare con un grasso, quindi olio di riso va benissimo, olio di semi di girasole, la nostra spalmabile per renderla un po' più fluida. A me piace così, nella sua texture, consistenza un po' spigolosa da un certo punto di vista, ma l'aromaticità che sa di nocciole in maniera esponenziale. Vedete, vi faccio rivedere comunque che sta sempre più diventando un po' più fluida. Possiamo mettere tranquillamente tutti insieme, non c'è un procedimento particolare. Ok, in polvere, il nostro zucchero di canna, ok, e poi il nostro pizzichino di sale. Ecco, è ovviamente granulosa, è lucida, quindi per me va bene e la potremo già utilizzare per andare poi ad arricchire il nostro filone, quindi con una spalmabile fatta in casa, bellissimo. Quindi separiamo le due masse, quindi una lasciamo qua e una andiamo a stenderla, anche questa a mano, come fosse una sorta di pizza, anche qui senza preoccuparsi di forme o cose particolari.
Allora, innanzitutto abbiamo l'accortezza di lasciare i bordi, è come fosse un po' una sorta di pizza, perché poi andremo a mettere sopra l'altro pezzettino di pasto. Un po' come fosse una coperta. In questa maniera. E poi facciamo questo tipo di procedimento, quindi come fosse un po' un rotolo. Eccolo qua. Andiamo a fare la prima stesa e poi l'ultima. Anche qui abbiamo l'accortezza di accompagnare il filone ad una stesura abbastanza uniforme. Ok, la nostra glassa, anche qui profumata all'anice, recuperiamo sempre la stessa, quindi stessi ingredienti, stesso procedimento. La firma del ciambellone, che sono i nostri zuccherini. E poi c'è la firma di Brunelli, che è il sale Maldon. Se ci fate caso, pensate un po' nei ricordi di tutti noi, era molto usuale mangiare la spalmabile, per esempio, con un cracker salato. Quindi abbiamo completato la terza preparazione. Procediamo ad infornarli ad una temperatura più moderna da un certo punto di vista, dove dilatiamo il tempo. Invece di mezz'ora, 35 minuti canonici, la allunghiamo a 45-47 minuti, però abbassando abbastanza la temperatura, quindi 165 gradi va più che bene. Quindi avere una delicatezza, anche qui il tempo che viene dilatato anche nella cottura. Il nostro forno è pronto, ha raggiunto la temperatura di 165 gradi, l'abbiamo impostato a 44-45 minuti, andiamo a infornare. Il primo, quello più goloso, con la nostra spalmabile, il tradizionale con l'uvetta, sempre a filone, e per ultimo la nostra ciambella con il buco, o la grande ciambella come qualcuno dice. Ecco qua, chiudiamo. Ok, adesso andiamo a preparare il nostro zabaione all'alchermes, che andrà ad arricchire il nostro ciambellone con il buco. Andiamo. Andiamo ad inserire i nostri tuorli a bagnomaria, perché è una cottura più delicata. Ok? Lo zucchero. Eccoci qua. Scotta. E inseriamo il nostro liquore. Allora, l'alchermes ha un'origine africana, ha delle profumazioni effettivamente del Nord Africa, dai fiori di arancio al cardamomo, ci sono della vaniglia, ci sono del macis, tante preparazioni che rendono questo liquore molto importante nella pasticceria del centro Italia soprattutto, quindi parliamo Marche, Toscana, Emilia Romagna e Umbria. Famoso liquore dei poeti, degli scrittori in antichità. Ecco, lo zabaione sarà pronto quando raggiunge il grado di pastorizzazione all'incirca di 82-83 gradi. Quindi utilizzeremo un termometro di immersione per essere sicuri. Noi in questo caso lo facciamo ad esperienza. E lo zabaione sarà pronto quando vedete che si sta ispessendo all'interno e sta formando piano piano, no, le righe della frusta. Ok, ci siamo. Vedete che è bello cremoso. Questo serve per abbassare in maniera repentina la temperatura, per rischiare di non fare la frittata. Eccoci qua, il forno ci chiama, i ciambelloni sono pronti. Ecco, il primo, guardate che bellezza. Quello tradizionale con l'uvetta.
E l'ultimo con la nostra spalmabile, vedete come si increspa sopra in maniera molto, molto naturale. A me piace tantissimo questa immagine della crepa sopra. Il ciambellone, prima di essere tagliato, dobbiamo aspettare un po' che si raffreddi per non farlo, diciamo, sbriciolare un po' troppo, quindi potremmo pensare di prepararlo anche oggi per domani. Primo impiattamento, ciambellone con il buco in mezzo, mettiamo il nostro zabaione che abbiamo fatto espresso prima, vedete che bella cremosità. Mettiamo, ecco qua, molto molto goloso, ecco, quindi un dolce molto semplice, in qualche maniera che può diventare anche un gran piatto da dessert. Procediamo adesso all'impiattamento della seconda preparazione, il filone marchigiano, quello con l'uvetta. Eccolo qua, anche bellissimo. Lo posizioniamo sempre così e magari potremo arricchirlo in questo caso con un po' di zucchero a velo. Terza e ultima preparazione, il ciambellone golosissimo con la nostra spalmabile alle nocciola. Come vedete sempre il taglio è molto compatto. Sempre in questa maniera qui. Andiamo ad arricchirlo con un po' di cioccolato grattugiato. Il ciambellone marchigiano con la spalmabile alle nocciole. Avete visto le 3 declinazioni del ciambellone, il ciambellò marchigiano, come viene chiamato in dialetto, lo ciambellò nelle Marche un po' più a sud. Spero che la trasmissione che ho avuto io da mia mamma chef, da mia nonna chef, quindi una tradizione molto quasi centenaria, e venga trasmessa poi, che venga riprodotta un po' in tutto il mondo. Quindi vi aspetto nella regione Marche, la regione che ci sta ospitando, in cui sono nato. Nello specifico aspettiamo qui a Senigallia, magari arricchendo una fetta di ciambellone così semplice, magari con una quenelle o una pallina di gelato alla crema prodotta dal sottoscritto, e per cui in qualche maniera sono qui grazie anche al gelato. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita da Paolo Brunelli. Ciao!